Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di fragola partendo semplicemente dal frutto che si mangia. Quindi non utilizzando una pianta madre e non utilizzando soprattutto gli ostoloni che questa produce, che non sarebbero altro che le piantine che nascono alla base, ma semplicemente utilizzando quelli che sono i semi che si trovano nel frutto. Se riuscite, per questa operazione cercate di trovare delle fragole che non siano state trattate chimicamente, che siano biologiche insomma, perché avrete più possibilità che i semi siano adatti e idonei per poter generare delle nuove piantine. Questo è quindi un metodo che vi permetterà di ottenere delle piantine a costo zero e dagli scarti del frutto. Io vi consiglio di seguire il video perché è davvero molto carino. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di scegliere un frutto bello maturo e lo riconoscerete da un colore rosso acceso e da un profumo intenso, però dovete stare attenti ad una cosa, che praticamente il frutto non sia troppo maturo e che quindi non sia marcio più che altro, come in questo caso. Infatti questo è un frutto idoneo per togliere i semini e metterli a dimora e questo invece no, perché se noi utilizzassimo i semi che sono presenti in questo frutto rischieremmo di portare nel vaso nel quale poi andremo a mettere a dimora i semi, anche eventuali funghi, batteri e muffe, quindi rischiando di non fare nascere un'eventuale piantina o comunque se questa nascesse di farla crescere con malattie e addirittura rischiare che questa poi muoia in seguito. Una volta scelto il frutto sarà sufficiente prelevare i semi da questo. La fragola è un frutto molto particolare, anziché avere i semi all'interno ce li ha nella parte esterna su tutta la superficie. Guardate, non sono altro che questi puntini color giallo paglierino e prelevare questi è davvero molto semplice. Possiamo procedere in due modi, quindi si può prelevare il singolo semino, basterà prendere un coltello appuntito come in questo caso ed andare letteralmente a scavare dove c'è il semino, guardate, ecco qua. È molto piccolo, spero che si veda, è davvero microscopico, però è qua. Ed ecco che abbiamo estratto il primo semino, è davvero molto piccolo, considerate che qui intorno c'è ancora un poco di polpa, quindi è la metà di quello che state vedendo, fate una proporzione con il mio dito e capirete le dimensioni. Quindi adesso non resterà altro che prendere quanti più semi possibile e metterli da parte in modo che abbiate più possibilità, avendo più semi, di ottenere tante piantine. Prelevare ad uno i semi richiede davvero molto tempo ed altrettanta pazienza, quindi c'è un metodo molto più veloce che consiste nel grattare letteralmente la pelle in questo modo, la pelle esterna della fragola, così, sino ad ottenere una, chiamiamola purea, contenente tutti i semini che ci sono all'esterno, guardate, otterrete questo. Ottenuto questo, potremo procedere in due modi, quindi il primo è prendere e mettere tutto dentro uno scolino e fare passare sotto dell'acqua, mi raccomando né calda né fredda, e sciacquare tutto quello che c'è intorno al seme, quindi asportandolo ed ottenendo dei semi puliti, che potranno essere messi da parte ed utilizzati o subito o in un secondo momento, oppure, seconda opzione, potremmo prendere direttamente il tutto e metterlo in un vaso con del terreno, e secondo me questa è la soluzione migliore. Procuratevi una vaschetta di plastica come questa, che si possa aprire e chiudere. Guardate, così. Questa non è altro che una vaschetta che conteneva frutta comprata al supermercato. Il fatto che si possa aprire e chiudere avrà l'utilità poi di creare una mini serra nel quale fare crescere le fragole. Questa andrà riempita con del terreno che non è nient'altro che torba di buona qualità, che però deve avere la caratteristica di essere leggermente acida, quindi un pH che sia intorno tra il 5 e il 6%. Una volta riempito il contenitore con la terra, sarà sufficiente prendere la purea contenente i semi, un cucchiaino ed iniziare la semina. Così, letteralmente facendo cadere un po' della purea dal cucchiaino direttamente nel terreno e cercate di occupare tutti gli spazi possibili a disposizione nel contenitore e di utilizzare tutti i semi che avete raccolto. Terminata questa operazione sarà sufficiente prendere il cucchiaio e muovere leggermente la terra in modo da fare andare i semini giusto sotto il pelo della terra, così. Non interrateli troppo perché rischierebbero di non nascere, quindi veramente proprio leggermente coperti dal terreno, niente di più.
Coperti i semi, prendete uno spruzzino e bagnate abbondantemente. Finito di bagnare, chiudete il coperchio. Ed ora non resterà altro che aspettare che le piantine spuntino dal terreno. Una volta che queste saranno spuntate, sarà sufficiente aprire il coperchio, quando queste saranno più o meno alte 1 centimetro, e bagnare regolarmente quando il terreno si asciugherà. Esiste anche un terzo metodo per poter prelevare i semi, ovvero quello di creare delle striscioline letteralmente tagliando la pelle in questa maniera, guardate. Ecco qui. Così facendo è davvero molto semplice e veloce ottenere i semi, però mettendo questo direttamente nel terreno rischierete che tutto quello che è la polpa che è intorno al seme, marcendo, crei muffe e batteri e quindi vada a compromettere anche in questo caso la vita e quindi la crescita corretta della piantina. Quindi io questo metodo lo scarterei a priori, a meno che non abbiate difficoltà nel cercare di prelevare i semi negli altri due modi. Questo è un esempio tipico nel quale la polpa che c'è intorno ai semi ammuffisce, quindi crea una patina bianca che rischia di allargarsi in tutto il vaso dove avete messo i semi, quindi andando a compromettere la nascita e la crescita delle piantine. Se vi trovate in una situazione del genere, mi raccomando, buttate tutto e riniziate tutto da capo. Ed ecco che a distanza di quasi 3 settimane dalla messa in dimora dei semi, la prima piantina di fragole è spuntata. Guardate, è davvero molto piccolina, è alta più o meno 1 centimetro, però considerate che questa nasce da dei semi che sono minuscoli, quindi fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire le dimensioni della piantina. Fra qualche giorno, almeno si spera, tutto il vaso sarà pieno di queste piccole piante. Una volta che queste piante saranno cresciute abbastanza, poi si dovranno spostare singolarmente in vasi, in modo che queste si possano sviluppare tranquillamente senza che una vada a dare fastidio all'altra durante la fase dello sviluppo. Trascorsi circa 50 giorni, la piantina è diventata abbastanza forte per poter essere spostata singolarmente in un vaso. Come potete notare, io ho interrato le radici di circa 2 cm rispetto al livello del terreno. Questo è stato fatto per evitare che, una volta che la piantina diventerà adulta, fletta da una parte o dall'altra del vaso, dando così infatti una solidità strutturale che gli permetterà di rimanere dritta durante tutta la fase della crescita. Una volta ottenuta una pianta adulta partendo semplicemente dal seme, quindi a costo zero, se volessimo fare riprodurre la piantina di fragole sarebbe molto più facile e veloce rispetto al seme, perché le piante adulte creano degli stoloni che non sono altro che questi rametti, all'apice dei quali si formano delle altre piantine con tanto di radici, guardate. Se volessimo appunto creare una piantina nuova sarebbe sufficiente prendere un altro vasetto riempito di terra, casomai facendo un buco all'interno in modo che vada poi ad ospitare la piantina, prendere la piantina e semplicemente appoggiarla, ricoprire con la terra, ecco qua, ed aspettare che la stessa crei un apparato radicale adatto per poter permettere di vivere una vita propria. Una volta che questo è stato creato sarà sufficiente tagliare lo stolone con una forbicina ed avremo ottenuto la piantina nuova. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.